Ed eccoci, questo è il nostro primo appuntamento con Serata Italiana, la rubrica di Scola la Pasta più italiani che mai, proprio perché molti di voi ci hanno chiesto dei video in italiano e allora ci siamo. Questa sera prepareremo insieme il risotto agli scampi, un piatto raffinatissimo della tradizione italiana che piace tanto, anche perché gli scampi sono anche un prodotto del nostro Mediterraneo e come al solito la raffinatezza e la creatività della cucina italiana riescono a mettere insieme un sacco di ingredienti. State con noi su Serata Italiana, tra poco vedremo gli ingredienti. Cucineremo per 4 persone. Abbiamo 800 g di scampi freschissimi, ringraziamo la pescheria Ivana per averci fornito questi scampi meravigliosi. Abbiamo del riso Carnaroli, 400 g per 4 persone. Metteremo del prezzemolo, del concentrato di pomodoro, per il fumetto della carota e della cipolla fresca. Io spesso utilizzo il porro che è molto delicato per il fumetto di pesce. Non l'ho trovato, ma va benissimo anche la cipollina fresca. Naturalmente un po' di sale per salare il nostro fumetto. Dobbiamo soltanto cominciare, andiamo a vedere come si fa. Si comincia con la pulizia degli scampi. Intanto ne mettiamo da parte 4 che utilizzeremo in ogni piatto per l'impiattamento, quindi scegliamo i più belli, ma qui è presto detto perché sono tutti meravigliosi, e li lasciamo temporaneamente da parte perché dobbiamo comunque cuocerli, ma li cuoceremo interi cercando di non rovinarli. L'impiattamento è una delle parti importanti, si dice che si mangia anche con gli occhi. Allora io comincio adesso con l'apertura dello scampo, bisogna rimuovere la testa. Dalla pulizia degli scampi abbiamo tirato fuori questa succosa, meravigliosa carne di scampi. Prima di procedere però dobbiamo essere sicuri che non ci sia quel filino nero che è l'intestino che va rimosso, perché quello effettivamente conferisce sapore amaro. Avrete visto mentre lo pulivo che veniva via da solo, però qualcuno è rimasto, quindi va assolutamente controllato. Bene, ora siamo pronti per procedere con il fumetto. Allora, pronti per il fumetto? Si comincia subito con un filo d'olio. Un giro d'olio, non proprio un filo, un po' abbondante. Aggiungiamo le teste della pulitura degli scampi e inseriremo gli odori che sono la carota e la cipolla che ho provveduto a tagliare. Adesso mescoliamo tutto insieme e aspettiamo che scaldi. Adesso è il momento di sfumare con un po' di vino bianco. E aggiungiamo anche il concentrato di pomodoro. Mescoliamo un po', poi aggiungiamo finalmente l'acqua per il brodetto, possibilmente calda, per evitare lo shock termico e per non bloccare la cottura. E portiamo a ebollizione. Per fare un buon brodetto, dopo aver portato ad ebollizione, dobbiamo aspettare una mezz'ora, bollire per una mezz'ora. Ora passiamo alla cottura degli scampi. Un filo di olio, un giro di olio, abbondante olio d'oliva che è sempre buonissimo. Mettiamo della cipolla tritata, lasciamo andare un pochino fino a farla dorare,
ogni tanto quantomeno la scaldiamo. Qui dobbiamo aspettare che ci sia un po' più di doratura della cipolla, quindi io la metto qui nell'olio perché faccia il suo lavoro e comincio a mettere nella padella questa carne di scampi, come piace chiamarla a me, che è proprio meravigliosamente fresca, e naturalmente anche creiamo lo spazio per gli scampi. Non dovranno cuocere moltissimo perché come sempre il pesce si cuoce poco, dobbiamo soltanto aspettare che ci sia un cambio di colore. Guardate che meraviglia questi scampi, sono profumatissimi e saranno proprio il nostro elemento di successo per impiattare il piatto al meglio. Adesso però ci concentriamo sulla crema degli scampi. Questo è il risultato della cottura dei nostri scampi, guardate che meraviglia. Andiamo a fare la cremina frullando il tutto. Mi servirà del vino per proseguire la cottura, quindi apriremo questa bottiglia e naturalmente dovremo assaggiare se è buono. Volete farmi compagnia? Buonissimo. Adesso il nostro fumetto è pronto, ha bollito 30 minuti circa. Andiamo a rimuovere le teste e andiamo a rimuovere gli odori e poi filtreremo il fumetto che ci servirà come acqua di cottura per il riso. Con la stessa padella con cui abbiamo cotto gli scampi andiamo a mettere un giro d'olio, aspettiamo che scaldi un pochino e mettiamo giù il riso a tostare. Bene, ora è il momento di sfumare con un po' di vino. E cominciamo a bagnare il risotto con il fumetto di pesce. Ecco, questo è proprio il modo tradizionale di preparare il risotto. Non si fa bollire e poi si mette nel condimento, ma si cuoce piano piano, un mestolo alla volta. Quelli bravi addirittura dicono che non bisogna mai girarlo, ma io lo giro e viene buonissimo lo stesso. E si prosegue così fino a metà cottura.
Aggiungo un po' di sale, non troppo perché il fumetto è già salato. Allora, siamo quasi agli sgoccioli, metterò l'ultimo fumetto, voilà, e adesso aspettiamo l'ultimo momento della cottura. Intanto ne approfitto per fare un breve riepilogo delle attività che abbiamo fatto. Allora, abbiamo sgusciato tutti gli scampi, abbiamo fatto il fumetto con gli scampi, con le teste, con il guscio degli scampi e un po' di odori, la cipolla fresca, preferibilmente il porro, ma se non c'è va benissimo anche la cipolla fresca, la carota e un paio di cucchiai di concentrato di pomodoro. Abbiamo fatto questo fumetto e l'abbiamo fatto cuocere per 2 ore con una sfumata di vino e naturalmente un po' d'acqua. L'acqua corrisponde a 750 ml, ma poi troverete la ricetta all'interno delle descrizioni. Poi abbiamo cotto gli scampi, sia gli scampi sgusciati che gli scampi interi che ci serviranno per la decorazione, semplicemente con un goccino d'olio e con una sfumatura di vino, e poi li abbiamo coloriti e così insaporiti con un po' di prezzemolo. Nella stessa padella dove abbiamo cotto gli scampi abbiamo cotto il riso, nella modalità in cui si fa sempre il risotto, è la regola generale: un po' d'olio, si mette a tostare il riso, si aggiunge una sfumata di vino e poi si procede con la cottura del fumetto o del brodo. In questo caso noi abbiamo un fantastico fumetto di pesce che abbiamo quasi terminato, quindi se puoi inquadrare qui abbiamo la possibilità di inserire la crema di scampi. Ormai siamo quasi al termine, quindi questo è uno degli ultimi passaggi. Amalgamiamo bene questa profumatissima crema di scampi che abbiamo ottenuto dall'insieme, dal mix e nel frullatore di questi scampi che abbiamo cotto delicatamente con un po' d'olio di vino e di prezzemolo. Siamo quasi al termine, ho rimesso la crema di latte nel frigorifero, quindi la devo prendere e aggiungiamo come ultimo tocco la crema di latte, che è fondamentale perché è quell'elemento che unisce i sapori, quindi che unisce il riso con tutto il suo condimento. Lo facciamo appena scaldare, quindi continua leggermente nella cottura. Come vedrete il riso è un po' morbido, ma nel tempo che intercorre dal momento in cui è nella pentola al momento in cui lo andiamo a impiattare al momento in cui gli invitati si siedono avrà raggiunto la consistenza perfetta. Aggiungiamo un pochino di prezzemolo fresco e comincio a chiudere il fornello. E siamo quasi pronti. Questo è uno dei momenti più belli. Procederemo all'impiattamento del nostro risotto di scampi. Prima di procedere voglio ricordarvi però di sottoscrivere cliccando nel tasto qui sotto iscriviti e possibilmente anche sulla campanella. In questo modo non perderete nemmeno una delle nostre ricette, ma soprattutto aiuterete noi a crescere. Ed ora procediamo all'impiattamento. È un momento meraviglioso. Questo è il momento più bello di un piatto meraviglioso. Ed ora vi devo proprio lasciare perché i miei amici mi stanno aspettando a tavola, quindi non dimenticate il nostro appuntamento su Scuola la Pasta con Serata Italiana, più italiani che mai.